In questa occasione mi occupo di mostrare perché la concezione compatibilista del libero arbitrio debba essere ritenuta un vero e proprio errore, dove per concezione compatibilista del libero arbitrio dobbiamo intendere la concezione secondo la quale il nostro agire è libero quando è frutto della nostra autodeterminazione, ossia quando rispecchia i nostri desideri, le nostre credenze, i nostri valori e non è invece, ad esempio, frutto di una compulsione interna che non riusciamo a governare o di una coercizione esterna a cui non riusciamo ad opporci. Per riferirci a questa concezione di libero arbitrio va usato il termine di compatibilismo perché qui si ritiene che il comportamento umano sia totalmente determinato dalle leggi della natura e quindi in linea di principio si potrebbe determinare in anticipo tutte le azioni che ci troveremo a compiere nell'arco della nostra vita e tuttavia si cerca di delineare comunque un agire libero che sia compatibile con il suddetto determinismo e lo si fa proprio nei termini che abbiamo visto prima, quando cioè le nostre azioni possono essere delineate come qualcosa che ci appartiene, che sia cioè la diretta espressione di ciò che desideriamo, di ciò che crediamo, dei valori nei quali ci riconosciamo e via dicendo. Di esempi di libero arbitrio secondo la concezione compatibilista se ne potrebbero fare molteplici, ma io mi limiterò qui solo a uno di essi e prenderò come esempio quello del ragazzo che, finite le superiori, decide di iscriversi a ingegneria non perché glielo hanno imposto i genitori, non perché aveva una pulsione incontrollabile in quella direzione, ma semplicemente perché una tale scelta riflette i suoi desideri, riflette i suoi valori, riflette le sue credenze e così via. Siamo infatti di fronte a una scelta che quel ragazzo sentirà intimamente appartenergli. A permetterci di dire che questa concezione compatibilista del libero arbitrio è sbagliata è il fatto che essa si configura come un vero e proprio errore categoriale, per il fatto che non sembra rispondere alla domanda a cui invece dovrebbe rispondere ogni concezione di libero arbitrio, che è la domanda se noi siamo realmente liberi di agire, ma piuttosto sembra rispondere alla domanda se siamo consapevoli o meno delle ragioni per le quali agiamo. Nel momento in cui infatti questa concezione compatibilista del libero arbitrio riconosce il determinismo e quindi accetta che tutte le nostre azioni possono essere conosciute perlomeno in linea di principio in anticipo, ci sta dicendo che noi non siamo affatto liberi, ma semplicemente che tra le varie azioni che noi compiamo non essendo liberi, ve ne sono alcune che dipendono esclusivamente dai nostri desideri, dai nostri valori, dalle nostre credenze e così via. Il punto è che alla domanda se esiste o non esiste libero arbitrio, noi potremmo rispondere no, perché crediamo a un determinismo completo che vincola tutte le nostre azioni e alla successiva domanda se siamo o non siamo consapevoli delle ragioni per le quali agiamo, potremmo comunque rispondere sì, accettando un determinismo che ci lasci consapevoli di tali ragioni, sviluppando così una concezione che nega il libero arbitrio, che però è in grado di rendere conto di tutte le cose di cui rende conto la concezione compatibilista del libero arbitrio. Per comprendere meglio questo concetto possiamo tornare nuovamente al ragazzo che sceglie di fare ingegneria, la cui scelta viene considerata libera dalla concezione compatibilista del libero arbitrio non perché potesse agire altrimenti, ma perché quella scelta, dipendendo solo dai suoi desideri, dalle sue credenze, dai suoi valori e così via, è una scelta che appartiene solamente a lui. Ma il fatto che quella è una scelta che appartiene solamente a lui non richiede alcuna proprietà aggiuntiva rispetto al determinismo, se non quella di essere consapevoli delle ragioni per le quali si agisce, perché nel caso di quel ragazzo essere consapevole della ragione per la quale agiva gli ha permesso di riconoscere quella scelta come solamente sua. Ma allora la concezione compatibilista del libero arbitrio non ci sta dicendo nulla di più di quello che ci direbbe una concezione che nega il libero arbitrio in favore di un determinismo in relazione al quale siamo consapevoli delle ragioni per le quali agiamo. In conclusione, la concezione compatibilista del libero arbitrio fallisce semplicemente perché chiama libero arbitrio qualcosa che non è realmente un agire libero. Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!